Ciao amici del bosco, in questo video vediamo cosa non fare mai contro le zanzare e vediamo anche un rimedio profumato per tenerle lontane. La zanzara è forse l'insetto più odiato, ci disturba dalla primavera fino all'autunno inoltrato. Quando ci girano intorno con il loro ronzio e ci minacciano punture, saremmo disposti a fare di tutto per liberarcene, ma fare di tutto può essere molto pericoloso. Perché gli insetticidi che utilizziamo contro le zanzare sono molto pericolosi per la nostra salute e per quella di tutto quello che ci sta intorno. Non tutti sanno che negli insetticidi contro le zanzare si trovano gli stessi principi attivi che si utilizzano in agricoltura, solo che quando utilizziamo queste sostanze in agricoltura si devono seguire delle prescrizioni, per esempio non distribuirli vicino alle case o vicino alle strade. Gli stessi veleni invece in città possono essere distribuiti liberamente sotto le nostre finestre, addirittura nei parchi giochi, nei cortili delle scuole. Questo non è buono. Paradossalmente, per vuoto normativo, noi abbiamo che i piretroidi non possono essere dati 50 metri dai casolari, all'interno delle aree urbane li danno addirittura in prossimità degli asili. Allora, i comuni normalmente adoperano sostanze altamente tossiche come la cipermetrina, la deltametrina, l'ipiperilbutossido, sono tutte sostanze che sono interferenti endocrini, sono cancerogene, producono malattie come l'Alzheimer, come l'autismo, il Parkinson, malattie cardiocircolatorie, malattie polmonari, quindi se vogliamo addirittura il diabete. La prescrizione ASL dice chiudete le finestre, ritirate la biancheria, se avete dei uccellini in gabbia, gatti o quant'altro, ritirateli dentro la casa, si riaprono le finestre quando è finito il trattamento. Assolutamente falso, perché queste sostanze permangono nell'acqua, permangono nella terra, quindi sulle abitazioni, e permangono nell'aria. Questo non significa che non ci dobbiamo difendere dalle zanzare, tutt'altro. La prima azione è difendere tutti quegli animali che si nutrono delle zanzare, che sono, ricordiamoci, fondamentali all'interno della catena alimentare. Quindi è chiaro che qui noi abbiamo già una situazione di biodiversità scarsa e distrutta, continuare a distruggerlo ulteriormente è molto grave. Queste sostanze sono in generale tossiche non soltanto per gli uomini, ma per tutti gli insettivori. Quindi finiamo per uccidere anche gli animali che poi potrebbero nutrirsi delle zanzare. Dai nostri studi abbiamo potuto constatare che in realtà proprio la diminuzione dei predatori normalmente favorisce tutte le specie infestanti. Ricordo vari uccelli, balestrucci, le rondini, i pipistrelli, molti rettili, gli anfibi, sono tutti consumatori estremi di zanzare che non hanno più spazio ecologico proprio per l'uso di queste sostanze. Gli interventi pubblici o privati che siano sono comunque utili, solo che dobbiamo agire in prevenzione, dobbiamo andare a disturbare le zanzare nei luoghi di riproduzione, eliminare le larve, eliminare le uova e non cercare di colpire gli insetti adulti. Per quanto riguarda le alternative, ovviamente prima di tutto l'identificazione dei siti di nidificazione. Nessuna zanzara va più di 250 metri dal sito in cui si è riprodotta, quindi i cittadini devono essere addestrati o responsabilizzati a localizzare i siti di nidificazione, a segnalarli al comune nel caso siano caditoie, tombini o altri o depositi. Le soluzioni ci sono, appunto c'è il Bacillus thuringiensis se può essere messo nelle piccole ristagni d'acqua, ma abbiamo anche altre sostanze che possono essere usate nel modo opportuno. Ricordiamoci anche la repellenza, quando uno frequenta un ambiente frequentare le zanzare è un buon metodo ed è quello che utilizzano in molti paesi, si cospargono proprio di queste sostanze spesso di origine naturale, geraniolo, eucaliptolo, ce ne sono vari, sono fenoli e terpeni che sono piuttosto efficaci e attivi contro questi insetti. Vediamo un rimedio semplice che possiamo utilizzare all'aperto, soprattutto per bonificare la zona nella quale vogliamo stare. È un rimedio semplicissimo che sfrutta i profumi delle piante. Si tratta di un nebulizzatore che possiamo utilizzare per distribuire nell'aria le sostanze repellenti per le zanzare. Questo modello che ci ha inviato Stoker quest'anno è leggerissimo, contiene 2 litri d'acqua, è facilissimo da utilizzare, ci si mette l'acqua dentro con le sostanze profumate repellenti, si accende, lui si attiva dopo 30 secondi, così ci possiamo allontanare nel frattempo. Questa distribuzione nell'aria ha
un effetto disabituante per le zanzare, quindi lo dovremo ripetere tutti i giorni, magari anche 2 volte al giorno all'inizio, ma poi piano piano le zanzare impareranno che quella zona non è tanto accogliente. Metto l'acqua dentro al serbatoio e poi aggiungo le sostanze profumate, circa 50 ml per ogni litro, questo è circa 1 litro d'acqua. Questa bottiglietta è simpatica perché ha il dosatore, praticamente si fa passare la sostanza profumata da questo tubicino qua, si riempie, qui si vede quanto se ne è messo e poi si può procedere. Per me è buono il profumo, per le zanzare no, ma per me è molto buono. Un altro pochino. Nella testa c'è tutto, c'è la batteria inclusa che si ricarica da qui, c'è la porta e qua c'è il pulsante di accensione. Qui si vede anche la ricarica. È tutto profumato adesso, sembra che ci siano un sacco di vasi di fiori, sento i geranei. Si può utilizzare anche con un tubicino di 10 metri che ci permetterà di nebulizzare un'area abbastanza vasta. Si rimuove uno degli augelli, si inserisce il tubicino da un lato. Nella confezione ci sono 10 connettori con 10 augelli. Il tubo è tutto intero, ma noi lo tagliamo in base alle misure che ci occorrono. Taglio il tubicino, inserisco nel connettore, qua poi riaggancio il tubicino che procede dall'altra parte e qui mettiamo l'augello. In questo modo costruisci il tuo circuito in base alle esigenze. E qui ci siamo. Tutti gli augelli stanno funzionando, restano accesi 120 secondi. Questa è l'area dove ci riuniamo, dove trascorriamo più tempo, in questo modo io disabituo le zanzare a venire in questa zona. Mi piace perché te lo puoi portare anche a fare un picnic, la batteria quando è carica dura a lungo e quindi puoi creare la tua area protetta ovunque, anche quando vai in campeggio. Stoker oltre al nebulizzatore ha pensato anche alla sostanza profumata da utilizzare per disabituare le nostre zanzare, si chiama Florifence e contiene estratti di eucalipto, geranio e citronella, 3 piante che sono molto attive contro le zanzare, quindi o avete le piante oppure vi prendete i loro estratti. Questo rimedio, come altri di cui vi ho parlato in altri video, sono più efficaci dei veleni. Non dobbiamo farci prendere dall'ansia o dal disturbo proprio per esempio notturno della presenza delle zanzare per cui pensiamo di essere disposti a tutto. È molto più ragionevole utilizzare difese come queste naturali che non avvelenano noi e l'ambiente piuttosto che utilizzare dei veleni che poi si scopre che non sono neppure efficaci. Quando usiamo gli insetticidi abbattiamo veramente un numero consistente di zanzare? Assolutamente no, molto meno dell'1% arriva a colpire la zanzara, non solo, ma noi in realtà stiamo chiamando zanzare da un altro luogo perché è un vuoto che poi verrà riempito da altre zanzare. Se non localizziamo i siti di nidificazione, ogni 2 settimane dobbiamo usare questi prodotti per liberarceli. Ricordo che appunto le zanzare, se ce ne soltanto come tutti gli insetti infestanti, è perché c'è qualcosa che non funziona nel sistema, c'è qualcosa che non equilibra. Se io continuo a usare sostanze che non solo fanno male alla salute umana, quindi fanno male sicuramente alle persone, però in più fanno male a tanti organismi che sono necessari proprio al controllo degli insetti nocivi stessi. Quando un insetto è stordito dal veleno è più facile da catturare per il predatore. Per questa ragione gli uccelli, i pipistrelli e gli altri animali che si nutrono di zanzare finiscono per mangiare in maggior parte proprio gli insetti che sono stati avvelenati e in questo modo la dose diventa per loro letale. Vi ricordo che l'Italia diffonde nel suo territorio all'anno 175.000 tonnellate di insetticidi. Siamo un paese record da questo punto di vista, sono 3 kg a persona di veleni che vanno ad inquinare l'aria, l'acqua, la terra e tutto il cibo che mangiamo. Quindi, riassumendo, contro le zanzare lavoriamo in prevenzione, preoccupiamoci dei ristagni d'acqua, dei tombini e poi utilizziamo dei repellenti come quelli che abbiamo visto oggi e che vi mettiamo anche in descrizione. Fate circolare questo messaggio, non avveleniamo tutto, è un comportamento irrazionale che ci fa soltanto male. Quindi mi raccomando, fate circolare questo video, fate circolare questo messaggio e fatemi sapere voi come vi difendete dalle zanzare. Ci vediamo al prossimo video, ciao!